Ok, ci siamo finalmente, così possiamo vedere cosa c'è nella busta che mi ha spedito un amico la settimana scorsa. Sapete già che si tratta di formiche, ovvio. Voglio però fare un piccolo gioco con voi. Vi darò vari indizi nel corso del video per capire di che specie si tratta, ma non dirò il loro nome fino alla fine. È una giovane colonia di formiche tra le specie europee più grandi. Sono enormi. Questo genere di formiche si trova ovunque. Le operaie sono polimorfiche e si passa da enormi major a minor di medie dimensioni. La maggior parte delle persone nel mondo cerca modi per eradicarle perché sono piuttosto famose per creare danni alle case. Ma per noi amanti delle formiche, queste robuste formiche, sono un sogno che diventa realtà da tenere come animali domestici. Ok, forse avete già capito che si tratta del genere Camponotus, ma questa specie in Italia si trova solamente in Liguria. Eccovi la provetta. Riuscite già a capire di che specie si tratta? Forse l'unica cosa che si capisce al momento è che la provetta non è pulitissima e che la riserva d'acqua sta finendo. Ma di questo era già stato avvisato e risolverò subito il problema della pulizia. Vi do un altro aiutino. I più esperti, con l'inquadratura della regina, dovrebbero riuscire a svelare il mistero. Ci siete riusciti? È una giovane colonia, meglio dire che la regina è dell'anno scorso. Al momento si possono contare una ventina di operaie, la maggior parte sono nanitiche, dal colore totalmente nero opaco. Alcuni invece sono operaie di dimensioni normali, quindi presumo che sia già nata la seconda generazione. Queste operaie sono decisamente più grandi e hanno il gastro colorato di rosso. Dopo aver viaggiato per un paio di giorni, è arrivato il momento in cui devo prendermene cura. Inizio con il fornire una fonte di carboidrati, il classico sciroppo di zucchero invertito gradito da moltissime specie. Ricordate sempre di fornire gli alimenti su un supporto, soprattutto se la gestione della colonia avviene in provetta. La cosa ci faciliterà un sacco le operazioni di pulizia. La prima operaia si avvicina, un po' intimorita, ma sembra estremamente curiosa. Controlla che tutto sia in ordine. Ma niente, decide di andarsene. Una seconda operaia, invece, è andata dritta alla fonte zuccherina. Lo dicevo che lo sciroppo piace, e guardate come si dilata il gastro di questa operaia. Impressionante. Via via ne arrivano altre. Evidentemente il segnale del ritrovamento del cibo si è già sparso per tutta la colonia. Le formiche hanno davvero bisogno dei loro cibi zuccherini perché questo dà loro energia. Le prime a tornare indietro, con lo stomaco sociale pieno di sciroppo, lo condividono con il resto della colonia. Puoi vedere quanto è dilatato il loro gastro, gonfio come un pallone. Tramite trofallassi trasferiscono i cibi liquidi di bocca in bocca, dai loro stomaci sociali a tutti gli altri membri della colonia. E in questo momento la trofallassi sta avvenendo tra più membri. Ed ecco un'altra che, dopo aver assaggiato lo zucchero da un'altra operaia, ha deciso di riempire al massimo il suo stomaco sociale. Ho deciso di girare un po' la provetta perché vorrei controllare quanta covata è presente nella colonia. Vedo qualche larva di discrete dimensioni, qualche bozzolo e un bel numero di piccole larve schiuse da poco. La regina è bellissima, straordinaria, di dimensioni attorno ai 18 mm. Sul mesosoma si vedono le cicatrici delle ali che sono state necessarie per compiere il volo nuziale. Anche i primi tergiti del gastro, di colore arancio scuro, sono uno spettacolo. Introduco un piccolo insetto, ucciso,
ma che si muove ancora, che serve a fornire le proteine necessarie alla regina e alle larve. Questo crea sempre un po' di agitazione. Non lo vedono, ma si capisce chiaramente che ne percepiscono l'odore. Guardate come muovono le antenne. Dopo i primi momenti di panico e di esitazione, una delle operaie passa all'azione. Sinceramente non mi stupisce molto, perché questa specie è fortemente territoriale, aggressiva e cruenta. E queste caratteristiche si notano anche nelle colonie piccole. Non fatevi ingannare però dall'epiteto specifico di questa specie. Il significato non traduce un aspetto del loro carattere, ma significa macchiata di sangue. Siete riusciti a capire di che specie si tratta? Al momento però, la neanide di Blaptica dubia che ho fornito come pasto viene considerata più come un nemico, un'intrusa che destabilizza la serenità della colonia. E possiamo notare una certa agitazione all'interno della provetta. È comunque incredibile osservare come una piccola formica non abbia il timore di affrontare un insetto diverse volte più grande di lei. Appena la situazione si calmerà, lo sezioneranno e lo daranno in pasto alle larve e alla regina. Le sistemerò in questa piccola arena. Ho notato un certo numero di bozzoli prima, prossimi a sfarfallare, e lo spazio della provetta è appena sufficiente per nutrirle. Con l'arrivo delle prossime operaie diventerà difficile gestirle così. Anche il mio amico aveva attaccato una piccola arena alla loro provetta. Quindi preparo un contenitore di acrilico trasparente con l'antifuga sul coperchio. I fori coperti di rete a maglia sottile li avevo già preparati. In genere pulisco e riutilizzo sempre i contenitori, e questo prima era l'arena di un'altra specie che allevo. Al solito, setup semplice senza substrato, in modo da rendere facili le operazioni di pulizia. Inserisco la provetta, la copro dalla luce diretta e chiudo il coperchio. Staranno a temperatura ambiente. Ma siete riusciti ad indovinare la specie al primo indizio? Fatemelo sapere con un commento. Se non ci siete riusciti, eccola qui, Camponotus cruentatus. Vorrei cogliere l'occasione per dirvi grazie. Grazie ragazzi per aver dato una possibilità alle formiche. Significa davvero molto per me che a voi piacciono i nostri video. E sì, è semplicemente incredibile come quante persone là fuori in realtà stiano dando una possibilità a questi piccoli insetti. Vedere come animali che la maggior parte delle persone essenzialmente ignora
o comunque che le ha sempre viste solo come pesti, stiano in realtà cambiando idea, rendendo le formiche sempre più visibili, interessanti e che incuriosiscono sempre più persone. E spero davvero di continuare a diffondere questi messaggi anche nei prossimi video, perché questo significa davvero molto per me e per tutto il team di Enz Italia. Grazie mille, anzi, grazie 10.000 volte. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.